Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo ad analizzare un modulo, una vecchia nuova squadra ragazzi, perché è una squadra composta da vecchi nuovi giocatori. Questo video ragazzi è dedicatissimo a tutti coloro che in tutti questi mesi mi hanno supportato, perché siamo arrivati finalmente a 500 iscritti. Per me è già un grande successo questo, perché veramente io ci lavoro tanto su questo canale, cerco sempre di portarvi nuovi contenuti e quindi avere diciamo il vostro insomma il vostro modo di ricambiarmi in questa maniera con le iscrizioni per me veramente è una grande soddisfazione, e di conseguenza ci tengo infatti sempre a portarvi quelli che sono i contenuti che mi chiedete e cercare appunto di soddisfare tutte le vostre richieste. Siete tanti, non è semplice, però ho un calendario dove comunque me le segno e ci provo. Prima di andare avanti vi ricordo inoltre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme nella quale possiamo acquistare tramite link in descrizione tutto ciò che vogliamo. Semplicemente non pagate nemmeno un centesimo in più, ma supportate il canale. E per Gamivo avete anche diritto al codice sconto che trovate a inizio del video nella copertina. Andiamo avanti ragazzi, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta questa nuova vecchia squadra, una full Serie A ragazzi, veramente micidiale. Sono curioso infatti di provarla, ed è questa ragazzi, eccola qui. Va bene sia con contropiede sia con contrattacco, una squadra veramente devastante. Partiamo dal portiere ragazzi, Sommer. Io ho lui che devo rinnovargli il contratto come Rummenigge lo stesso. Sommer ragazzi, Inter, vabbè questa è la versione della nazionale, comunque è il portiere, l'attuale portiere dell'Inter, fortissimo. Io diciamo che attualmente nelle rose diciamo normali stavo utilizzando Cech perché secondo me è il portiere più forte del gioco, però io prima di Cech avevo sempre lui e comunque vi posso garantire che nonostante questa settimana sia a forma D, però che fa il suo, è veramente forte. Centrali ragazzi, utilizzo 3 centrali come potete vedere e un terzino destro. Certo voi mi direte ma è facile così, questa è una vecchia nuova squadra fatta di leggende, di tutti i giocatori da mani nei capelli. Ecco, certo è chiaro, io infatti ho fatto una vecchia nuova squadra perché alcuni giocatori vecchi chiaramente sono per forza delle leggende. In panchina come potete invece vedere sono tutti giocatori praticamente attuali, tranne Totti, Del Piero e Inzaghi, però gli altri attualmente tutti i giocatori che giocano ancora, anche Van Basten, tutti i giocatori che attualmente ancora giocano, quindi è chiaro, io prima parto con la formazione tra virgolette titolare, quella forte, poi in corso d'opera faccio i miei cambi. Però appunto vi ho portato anche tutta una serie di ricambi per tutte queste posizioni in campo, in modo tale che se volete provare a fare qualcosa di simile avete anche una soluzione. Tra l'altro ragazzi, come potete notare, anche alcuni giocatori base, tra cui Frattesi, McKennie, Mkhitaryan, quindi delle soluzioni proprio low cost. Quindi dicevo, un incontrista e uno sviluppo ragazzi, perché secondo me questa è la migliore accoppiata a livello difensivo che ci possa essere, perché uno va, l'altro copre e viceversa, quindi importante anche qui, buona velocità, buona anzi ottima difesa come in questo caso Baresi. Nesta idem con patate, cioè ragazzi guardate che carta, veloce, incontrista, ok, però con grande difesa, grande colpo di testa. Poi insomma Nesta non era proprio bassottino, insomma 1,87, quindi veramente forte. A sinistra ragazzi questo terzino difensivo Costa Curta che abbiamo un po' tutti perché il gioco ce l'ha regalato, velocissimo, con una grande difesa, molto interessante. Maicon, poi terzino offensivo Maicon. Io ragazzi se non avete lui vi consiglio anche tranquillamente un Quadrado, per dire dell'Inter, o comunque ci sono diversi terzini in giro per l'Italia interessanti che potete chiaramente andare a sfruttare, un Dumfries ad esempio, poi che altro mi può venire in mente dei terzini destri, Spinazzola, anche se lui forse è più sinistra che destra. Comunque un terzino ragazzi che abbia una buona difesa e
un'ottima anzi velocità, perché deve spingere su quella fascia, ci deve dare una grande mano sulla spinta e quindi diciamo con la sua difesa però sopperire anche un po' a quella che è la mancanza di un quarto difensore, perché comunque nel momento in cui il terzino sale chiaramente giocheremo con una difesa più a 3 che a 4, però appunto vista la sua velocità e il suo comportamento difensivo ci darà una mano comunque anche in fase di rientro. Quindi poi ragazzi, mediano senza se senza ma, Vieira, ex Inter, ex Juventus, questa è la bella versione dell'Arsenal ragazzi, ma fondamentalmente io ho preso i giocatori per la loro storia. Poi è chiaro che le singole carte magari non ce l'ho dell'Inter o della Juve, però comunque ragazzi anche in settimana ne sono uscite diverse di carte interessanti che potevamo inserire, però non le ho comprate. Quindi mediano con ottima difesa, ottima velocità, buona tecnica. Incontrista ragazzi, io poi gli vado a dare comunque la carta difensiva, dopo l'andremo a vedere nelle istruzioni, per farlo stare lì. Se non vi piace lui possiamo utilizzare ad esempio un Tonali, un Barella, sempre giocatori quindi della Serie A, se vogliamo fare appunto come ho fatto io una squadra full Serie A, che poi ragazzi queste sono anche le squadre più divertenti, perché ormai noi in giro per i web vediamo tutti squadroni con milioni di giocatori, squadre da milioni di euro, però queste alla fine ragazzi sono le squadre che più ci divertono. Io ad esempio un po' di tempo fa ho fatto una squadra full Inter e sono arrivato in divisione 2 ragazzi, cioè per capirci, e non ho speso un centesimo, perché erano giocatori alcuni base, alcuni vinti dei pacchetti che ti regala il gioco ogni tanto, e quindi ho fatto una squadra full Inter e mi sono divertito tantissimo. Poi è vero che magari a volte quando giochi contro determinate squadre un po' perdi quello che non sono brillanti, ecco, magari come una leggenda alcuni giocatori, va bene, però comunque ragazzi, se sappiamo giocare, se capiamo bene come si muove quella squadra affinché il modulo non viene nerfato dal gioco, ci possiamo divertire e toglierci anche qualche soddisfazione di battere magari qualche avversario invece di questi super blasonati. Poi ragazzi, ecco, qui appunto per tornare a bomba, Çalhanoğlu collante, carta bellissima, completa ragazzi, è abbastanza veloce, ha una buona difesa, grande tecnica. A me mi piace molto questo Çalhanoğlu, perché comunque fa il suo sia davanti alla difesa, fa il suo se lo metti come CC per gli inserimenti, quindi ottimo. Trequartista Digno, io ho la versione del Barcellona, però ne è uscita anche una del Milan, perché comunque Ronaldinho, ricordiamolo, negli ultimi anni della sua carriera li ha trascorsi a Milano, quindi ho preso lui appunto proprio per questo, perché comunque è un giocatore che è passato nella nostra Serie A e di conseguenza, essendo una vecchia una vecchia e nuova squadra, scusatemi, ho mischiato un pochino le carte. Regista creativo va bene anche un giocatore chiave ragazzi, quindi se avete un giocatore chiave, ad esempio mi pare che mi stia portando forse un Frattesi, esatto, un Frattesi giocatore chiave va benissimo, anche lui vedete che carta, comunque è una carta certo base, ha delle altre stat rispetto a Digno senza ombra di dubbio, però comunque ragazzi fa il suo. Io mi ci sono trovato bene, mi piace comunque questa carta, si inserisce, fa gol anche ogni tanto. Se non avete lui e non volete metterci lui, va benissimo anche un Barella lo stesso è un giocatore di inserimento, lo vediamo anche nel calcio reale, che comunque spesso e volentieri si trova al limite dell'area pronto a fare gol, quindi va benissimo anche lui. Maradona ragazzi, seconda punta, classico numero 10, va bene anche un regista creativo se volete, anche un senza palla, però più che altro bisogna capire se troviamo appunto, peschiamo questa tipologia di giocatori buoni, intendo, discreti comunque in Serie A. Maradona ho preso lui perché tanto ce l'ha regalato il gioco e comunque lui ha militato nel Napoli, i famosi gloriosi anni del Napoli, no? Dove appunto con Maradona era un'altra squadra sicuramente. Anche qui ragazzi, che carta ci serve? Una carta che
sappia gestire la palla, una carta quindi abbastanza veloce, che abbia un buon tiro. Io infatti come sua alternativa mi sto portando sia Totti, ragazzi anche lui capitano della Roma di sempre, e Del Piero, è il capitano della Juventus, storico insomma, grande Alex. In attacco poi ragazzi torniamo qui, Shevchenko Milan, ha fatto una marea di gol con il Milan, veramente Shevchenko è stata uno degli attaccanti più forti forse che ha avuto il Milan, oltre vabbè tutti i vari Van Basten, Gullit eccetera eccetera, però comunque ragazzi Shevchenko ha fatto anche lui il suo pezzo di storia del Milan, veramente veramente forte, velocità, tecnica e finalizzazione, questi 3 parametri, soprattutto ragazzi velocità, perché poi tanto se dobbiamo sbagliare sbagliamo comunque, l'importante ragazzi è che abbiano comunque una buona velocità, perché se partono diventano più complicati da prendere, i difensori magari entrano più in difficoltà, e quindi se sono comunque veloci e hanno una buona finalizzazione, diciamo già è un punticino avanti. Però è anche vero che ci serve la tecnica, perché comunque dobbiamo un minimo gestire la palla, se ci fanno un passaggio non dobbiamo perderla all'istante. Rummenigge lo stesso ragazzi, opportunista, velocissimo, grande tecnica, questi sono i parametri da guardare un po' come per l'altro. Come per l'altra punta. Poi ragazzi passiamo alle istruzioni, andiamo poi a vedere la panchina. Le istruzioni sono semplicissime: difensivo a Vieira e contropiede a Shevchenko. Se vogliamo lo possiamo dare anche all'altra punta, oppure solo a una delle due, in modo tale che magari una venga incontro e l'altra invece rimanga più là in avanti. Quello dipende da noi fondamentalmente, come vogliamo giocare di più in questa maniera. Andiamo a vedere nel dettaglio meglio la panchina. Quindi come avete visto mi porto Bastoni, comunque una riserva almeno per sono tutte e 3 lettera B, quindi però comunque mi porto una riserva di difensori, in modo tale che supponiamo potrei fare anche una cosa del genere, che magari tolgo, ecco, per dire un Costa Curta, e ci metto un frontale extra comunque con Bastoni. Quadrado al posto di Maicon, per ritornare sempre al solito discorso. Io utilizzo anche squadre dove uso molti giocatori non epic, non leggende, perché alla fine della fiera non ne ho tantissimi, anche perché non sono uno che adora shoppare, quindi non ne ho tanti, qualcuno ha avuto la fortuna di vincerlo, quindi mi baso più su pot settimanali e giocatori regalati. Pasalic ragazzi, questo ragazzo io l'ho provato ed è molto molto interessante, ha una buona tecnica, un bel passaggio, è una carta molto molto interessante, tra l'altro c'è anche intercettazione, quindi comunque ci fa anche un po' di filtro, mi piace, è carina come carta. Certo, voi mi direte ok, ma CC ce ne sono molto più forti, senza ombra di dubbio ragazzi, qui stiamo parlando di una full Serie A, quindi ho cercato di fare un mix fra giocatori attuali, giocatori di una volta. Barella ragazzi lo conosciamo tutti, fortissimo, ormai Barella è diventato un centrocampista completo, fa gol, difende dappertutto, è una molla in campo, veramente veramente forte. Mi spiace che sia dai miei rivali, è un player dei miei rivali, però comunque ragazzi veramente veramente forte. Poi come già detto prima, Frattesi adesso è un bel giocatorino dell'Inter, simile a Barella, però essendo giocatore chiave in questo caso forse tende a buttarsi ancora un po' di più in avanti rispetto a Barella, anche perché come avete visto ha meno comportamento difensivo rispetto a lui, quindi ragazzi un giocatore chiave, io utilizzo lui, però se avete in mente qualcun altro. Totti ragazzi, non c'è nulla da dire, l'hanno fatto veramente veramente bene questo Totti, lo utilizzo al posto di Maradona, semplicemente uso Maradona perché come body type, essendo più piccolino sulla fascia, tende a sguizzare un pochino meglio, però si potrebbe anche pensare di fare, magari metti Totti punta e a quel punto magari al posto di un Maradona classico numero 10, ecco, magari ci metti, per dire, un opportunista, cioè inverti le due cose, no? Magari ecco, per dire, metti un Shevchenko oppure un Inzaghi, metti un Inzaghi seconda punta, o comunque lo sposti a punta e metti seconda punta al posto di Shevchenko,
ed è un po' la stessa identica cosa. Certo, cambiano i movimenti, però questa, ragazzi, è la soluzione, vi sto dando io. Se poi voi chiaramente mi dite no, ma io lì mi trovo meglio con 2 seconde punte, certo ragazzi, è ovvio, ognuno di noi ha il proprio modulo meta, come dico sempre, fa le cose diciamo secondo quello che è il proprio gusto. Del Piero, ragazzi, anche lui fortissimo da alternare negli attaccanti. Opportunista Inzaghi, che Inzaghi anche lui, ragazzi, questo Inzaghi tra l'altro mi piace molto, mi ha fatto anche un bel po' di gol, per dire, partite giocate 45, 9 gol. Comunque, ragazzi, considerando che lo facevo sempre entrare al secondo tempo, perché nei team chiaramente titolari ho Bappé, Rummenigge, Shevchenko, Vinicius Junior, è ovvio che è forte, però chiaramente quelli hanno quel qualcosa in più. Centrocampo, ragazzi, McKennie onnipresente, lui l'ho maxato principalmente più da trequartista che da CC, perché comunque mi piace che lui si inserisca, tra l'altro un giocatore utile perché ci può fare anche il CL, sia D che S, quindi se decidiamo durante la partita di allargarci, quindi per dire che ne so, anziché un Ronaldinho trequartista decidiamo di metterci un CL, comunque McKennie è uno che fa il suo. Bissek, ragazzi, frontale extra, serve per il discorso difensori che facevamo prima. Mkhitaryan, fortissimo, trequartista, regista creativo, un'ottima carta, nonostante sia una carta base, ragazzi, questa potrebbe essere anche una carta pot, cioè ci sono dei pot che a volte mettono settimanali che sono meno forti rispetto alle carte basi, attenzione, perché comunque cioè, guardate, ragazzi, che parametri veramente veramente forte, insomma, è un bel giocatorino. Io ogni tanto lo uso e comunque quando lo uso mi piace, poi dipende sempre dai moduli, dipende sempre da diverse cose. E poi, ragazzi, Van Basten, lo stesso Milan, punta del Milan, era di quelli degli olandesi, no? La classe degli olandesi, fortissimo anche lui. E quindi, ragazzi, questo è il succo. Vi faccio vedere però, perché in tribuna comunque ne ho diversi giocatori, qualcuno anche a cui è scaduto il contratto, però si potrebbe pensare ad esempio, che ne so, di portare un Chiesa se vogliamo giocare con un'ala, se vogliamo, ecco, magari un mediano sempre tra le linee, però che magari sia più da tiki-taka, quindi se magari vogliamo giocare con un possesso palla, Lobotka è eccezionale del Napoli, Leao, ragazzi, giocatore chiave. Leao è fortissimo, cioè se abbiamo questa carta, comunque una carta di Leao giocatore chiave così, è veramente interessante. C'ho Vlahovic, c'ho Dybala, Rabiot. Adesso, ragazzi, io ho cercato di prendere i giocatori a cui non era in realtà assoluto il contratto vi dico la sincera verità, perché volevo farvi vedere la formazione appunto così com'era, a parte quei due che ho messo, che è scaduto. Però Kvaratskhelia, perdonatemi se non l'ho pronunciato bene perché è difficile da pronunciare, però, ragazzi, anche lui, se vogliamo giocare con un'ala, molto interessante. Thuram, Teo Hernandez, insomma, giocatori, ragazzi, interessanti per farsi una bella squadretta full Serie A. Ce ne sono, io, come potete vedere, sono tutti giocatori, il 99% tutti giocatori settimanali o comunque vinti in qualche maniera, e c'ho anche qualche giocatore però base che ogni tanto magari butti dentro, dici vabbè, aspetta, lo maxo in questa maniera, lo butto dentro, poi magari lo togli. Ad esempio mi sono preso Ildiz perché è ancora strano, non è uscita una carta di Ildiz, nonostante questo ragazzo abbia fatto un exploit incredibile negli ultimi mesi, e non hanno ancora fatto per una carta di Ildiz. Allora me lo sono preso io, la versione base, e l'ho maxata abbastanza bene. Comunque una carta carina, certo non è micidiale come invece si sta rendendo lui ultimamente nella realtà, che si destreggia molto bene nonostante sia giovanissimo, abbia appunto 18 anni, quindi però insomma ci sono, ragazzi, diversi, cioè guardate, comunque mi ha fatto una partita giocata, un assist non è male come discorso. Giroud, insomma ci sono dei bei giocatori, abbiamo dei bei giocatori comunque in Italia. Certo, poi, ragazzi, come già detto, giocare con queste squadre dobbiamo mettere in conto che se incontriamo squadre full legend, se l'avversario soprattutto è bravo, che sta giocando contro di noi, è ovvio che magari possiamo andare un po'
in difficoltà, perché alla lunga queste squadre comunque sono fatte da giocatori che hanno dei buoni parametri, ma che comunque ovviamente non sono magari a livello dei vari Mbappé Legend o Shevchenko o Ronaldinho. Poi per carità, ripeto, io ci ho fatto una bella salita dalla quarta alla 2 come classifica, quindi con una squadra praticamente Inter quasi tutta base. Come vi ho fatto vedere, c'è molti giocatori dell'Inter che sono veramente base o comunque di questi settimanali, quindi ragazzi, c'è da divertirsi. Io niente, la proverò ragazzi, quindi poi vi farò sapere magari come va. Provatela anche voi, fatela, cercate di farvela simile con queste caratteristiche, quindi comunque di giocatori, magari anziché per dire Çalhanoğlu ci potete mettere un altro tra le linee, al posto di Ronaldinho magari ci potete mettere un altro, però sempre con questa tipologia di carte. E poi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio soprattutto ancora per i 500 iscritti ragazzi, perché veramente siete stati gentilissimi in così pochi mesi. Al prossimo video, mi raccomando, continuate a seguirmi perché mi fa veramente veramente piacere. Un saluto a tutti dal vostro Luca Talan. Ciao.